Buongiorno. Buongiorno. Adesso si parte, vi facciamo vedere dove abbiamo dormito. L'ho fatto vedere ieri sera. Hai fatto vedere ieri sera, non vi facciamo più vedere dove abbiamo dormito perché ve l'ho già fatto vedere ieri sera. Dopo vi abituate troppo male. No, vi facciamo vedere lo stesso. Ci aspettano ancora 400 km di sterrato e poi arriveremo a Dawson City. Sulla via del ritorno ci siamo nuovamente fermati al simbolo del Circolo Polare Artico perché speravamo in una foto migliore col sole, ma il tempo qui è di nuovo brutto e quindi questo è il panorama. Sosta per fare un pezzettino di video perché questo fiume rosso è bellissimo. Sulla Dempster Highway si incontrano tantissimi viaggiatori. Ecco qui un motociclista che racconta questa strada da una prospettiva diversa, One Mile More. E lui la sta percorrendo in moto, quindi se guarderete il suo canale vedrete delle immagini completamente diverse da un punto di vista differente. Siamo ritornati sull'asfalto Dopo 1815 km di sterrato, 27 ore giuste di guida. Adesso direzione Dawson City, dove dobbiamo assolutamente dare una lavata alla macchina, fare un po' di spesa, fare una lavatrice che ne abbiamo bisogno, Prenderci un po' e darci una ripulita insomma a noi e alla macchina, e quindi andremo a scoprire la città dell'oro. Prima operazione a Dawson City è il lavaggio auto, però c'è la coda e quindi ci tocca aspettare. Ok.
Dopodiché ci siamo rilassati con amici nel bar più famoso di Dawson City. Qui si beve il famosissimo cocktail con dentro un dito mummificato. Noi però non abbiamo provato. Drink it fast, you can drink it slow, but your lips must touch this nasty toe. Not your teeth, not your tongue, certainly no tongue. Sediment, all the way down. Once you tip it, it'll fall on your lips. Yeah, tip it on! Good girl. That was good. E per finire la serata siamo andati a vedere un fantastico spettacolo di can-can. Buongiorno, ieri sera siamo arrivati a Dawson City. Sono anch'io, buongiorno. C'ero sempre dietro, è sempre qua. Siamo Simpatica. arrivati a Dawson City ma eravamo troppo cotti per registrare e quindi abbiamo fatto giusto qualche spezzone col sole. Poi siamo venuti a dormire qua su sulla Dome Road, dove c'è questa vista bellissima su tutta la città. E questa è Dawson City, una delle poche cittadine su questa strada che ha mantenuto il suo aspetto originale, con edifici dell'epoca della caccia all'oro. Il General Store qua a Dawson City è veramente bello, guardate che scritta, sembra proprio di essere tornati indietro nel tempo. E di là c'è anche un battello fluviale come quello che avevamo visto a Whitehorse. E per ricordarci che qua siamo nella città dell'oro, c'è anche una bellissima gioielleria. So, is it Giada? Yes. Yeah, and Mateo? Yes. So, Giada and Mateo, having demonstrated the initiative, integrity, and bold adventurous spirit of Arctic explorers who have traversed the Dempster Highway, will hereafter be recognized as honorable members of the exclusive Dempster Highway Order of Arctic Adventurers. Thanks a lot. Thanks. You're welcome. E qui a Dawson City stanno aspettando Yukon 1000, quindi c'è il team, tutti i team, i fotografi qui sulla riva del fiume proprio per vederli passare, vedere passare questi pazzi che si sono fatti 1000 miglia in canoa. Una delle cose più interessanti da visitare a Dawson City è sicuramente la draga numero 4, che è stata operativa dal 1913 al 1959 per cercare l'oro. La draga era ancorata lungo il fiume in 4 punti e procedeva lentamente. Pensate che poteva avanzare di al massimo 1 chilometro all'anno.
Dragava il fiume attraverso una catena dentata con cui tirava su dal fondo del fiume ghiaia e terra. Poi questo materiale entrava in una sorta di lavatrice. L'oro, essendo più pesante, rimaneva depositato sul fondo e la terra e i detriti venivano invece eliminati. Nella parte posteriore della draga c'erano poi dei setacci da grandi a fini che trattenevano l'oro e permettevano all'acqua di defluire. Questo è il ponte di comando della draga. Pensate che per il suo funzionamento erano sufficienti solo 4 uomini. La domanda che sorge spontanea è perché hanno smesso di operare le draghe in questa zona, perché era diventato troppo costoso il mantenimento della draga in termini di corrente elettrica e di manutenzione rispetto al costo dell'oro di quel periodo. Se volete cimentarvi nella ricerca dell'oro, qui c'è un posto dove potete farlo gratuitamente, proprio dove era installata la draga numero 4. E qui abbiamo anche incontrato dei veri cercatori d'oro. No, erano dei turisti che hanno provato ma non hanno trovato nulla. Un altro posto assolutamente da visitare è il Museo dei Pompieri di Dawson City. La città è stata distrutta più e più volte all'inizio del Novecento da diversi incendi, quindi i pompieri erano fondamentali. Qui si possono vedere alcuni mezzi d'epoca, tra cui delle pompe per pompare l'acqua e spegnere gli incendi di inizio Novecento. Interessante anche vedere gli elmetti dei pompieri che si differenziano a seconda del grado. Da destra verso sinistra si sale di grado. Tu pensavi di aver finito di prendere i traghetti? No, invece stiamo aspettando un altro traghetto per passare il fiume. Siamo a Dawson City e per proseguire verso l'Alaska c'è di nuovo un fiume da attraversare. E là c'è il traghetto. Anche qui niente ponte. E adesso direzione Top of the World Highway e poi Chicken. Questa strada si merita veramente il nome di Top of the World Highway perché è veramente fantastico. Senza parole.
E qui c'è anche la neve, siamo a 1200 metri di altezza e c'è la neve. E laggiù c'è il confine con gli Stati Uniti. Siamo ritornati negli Stati Uniti! Siamo in Alaska, finalmente. Abbiamo appena passato il confine tra Dawson City e Chicken, che è una strada, come avete visto, di montagna sterrata, è un confine aperto solo d'estate, e noi avevamo ancora un residuo dei 90 giorni del precedente ingresso negli Stati Uniti. I nostri 90 giorni scadono il 14 settembre e quindi i poliziotti non ce l'hanno rinnovato, non ci hanno dato 90 giorni nuovi, ma ci hanno detto quando rientreremo di nuovo negli Stati Uniti per scendere verso il Messico di chiedere gli altri 90 giorni, perché adesso sostanzialmente era troppo presto, avevamo ancora così tanti giorni a disposizione che non ci servivano.